Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro. Oggi con questo video della rubrica Oracoli Co voglio presentarvi l'oracolo dell'Apocalisse, che è il secondo oracolo che ho comprato dell'autrice Francesca Romana Valente ed illustrato da Mariuccia D'Angiò. Vi mostrerò carta per carta questo bellissimo oracolo che illustra il libro dell'Apocalisse, basicamente. Prima però volevo invitarvi al mio gruppo Facebook che si chiama Risveglia la tua intuizione con i tarocchi, dove appunto aiuto i membri del gruppo a risvegliare le proprie doti intuitive attraverso i tarocchi ed altre pratiche spirituali. Trovate il link del gruppo nella descrizione del video. Sono sicura che se avete problemi a connettere con la vostra intuizione, questo gruppo può aiutarvi perché è pieno di esercizi e di materiale. Bene, adesso iniziamo. Dunque, questo mazzo è come consistenza, come qualità molto simile a quello che ho descritto in un precedente video che si chiama l'oracolo delle porte della stessa autrice, della stessa disegnatrice. Quindi io per esempio li utilizzo insieme perché hanno proprio anche la stessa taglia. Hanno più o meno, non so, sono tra gli 8 e i 10 centimetri, io ho le mani molto piccole e per questo mi piacciono, anche perché posso maneggiarli molto facilmente. Questo è il retro, che è bellissimo, con queste rose grigie e rosse che richiama un po' lo spirito dell'Apocalisse, ed è in realtà il primo dei mazzi di questa autrice che ho comprato perché proprio mi ispirava l'idea che raccontasse il libro dell'Apocalisse attraverso le carte. Infatti ogni carta rappresenta un momento chiave, un passo del libro dell'Apocalisse, e quindi anche un modo per studiarlo, il che è interessantissimo. Insieme al mazzo vengono queste due carte che descrivono brevemente il prodotto, e viene il manualetto sempre dello stesso tipo di quello dell'oracolo delle porte, dove c'è appunto una introduzione sul perché del mazzo, sulla storia, la tradizione dell'Apocalisse, e poi una parte più generale che è molto simile, se non uguale, a quella dell'oracolo delle porte, dove parla di come consacrare il mazzo, come prepararlo e purificarlo. E poi la descrive le varie carte e dà delle stese. Per ogni carta potete trovare il disegno e il passo dell'Apocalisse a cui si ispira la carta, la descrizione, la simbologia, le parole chiave, i significati al dritto e al rovescio e un consiglio se si vuole utilizzare appunto l'oracolo come metodo di consiglio, non solo di divinazione. E poi in fondo alla parte finale del libro avete delle stese suggerite. È un manuale molto ben fatto, come l'altro nell'oracolo delle porte, ha 142 pagine, è piccolo però veramente ben scritto. Adesso vediamo le carte una per una, vedrete che hanno dei disegni molto belli.
io le metto appunto, ecco, perché come, siccome la stessa edizione, sono edizioni di Il punto d'incontro, come nel caso dell'Oracolo delle Porte non viene con la scatoletta il mazzo, quindi dovete custodirlo da qualche parte. Io personalmente consiglio una scatola più che un sacchetto, infatti lo metto qua insieme a quello delle porte. E adesso una per una, vediamo un attimo, e questa è la prima che rappresenta il protagonista, lo scrittore, colui che scrive l'Apocalisse, Giovanni. Poi abbiamo il figlio dell'uomo, sono bellissimi, la porta, e sono tutte carte ed immagini che si riferiscono a un passo del libro dell'Apocalisse, rilevante ovviamente, e il libro spiega veramente bene, dà un'interpretazione insomma anche dei passi dell'Apocalisse fondamentalmente, quindi è proprio un mazzo che ci permette di studiare il libro dell'Apocalisse, anche se nell'immaginario collettivo l'Apocalisse insomma è sempre considerata un evento o comunque insomma un libro abbastanza profetico di tragedie, ecco, parla un po' della fine del mondo, insomma. Però in realtà le carte sono abbastanza ben bilanciate per quanto riguarda i significati, ce ne sono di positivi e di negativi, poi può essere letto anche al rovescio e quindi ogni carta, secondo l'interpretazione dell'autrice, cambia in positivo o anche in negativo a seconda del verso in cui esce. Questi sono i simboli del tetramorfo, l'uomo, il toro, l'angelo, il leone, il bue, scusate, l'aquila. E quindi non è assolutamente un mazzo foriero di notizie negative, ecco, anzi è molto neutro ed serve benissimo per capire appunto l'energia in cui ci stiamo muovendo e quella a cui stiamo andando, che poi è fondamentalmente lo scopo, no, della divinazione in generale e degli oracoli in particolare. Questi sono i vari cavalieri, no? Abbiamo il primo cavaliere, i famosi 4 cavalieri Apocalisse, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto, questo è il sole nero, la luna rossa, col sangue che cola, il cielo. No, sono veramente carte bellissime, a me piacciono moltissimo, ve le consiglio vivamente. E l'autrice è bravissima appunto nel descrivere la simbologia di questo libro e quindi delle carte. Questo è il drago. E secondo me è un mazzo utile anche per chi come me ha ricordi vaghi del libro dell'Apocalisse, insomma. A scuola dubito di averlo studiato e quindi casomai per lettura personale, ma molti molti anni addietro e quindi è molto utile per chi è curioso riguardo anche a questo libro, a questa tradizione. Vedete che i numeri sono romani in cima, poi avete appunto il nome dell'elemento descritto nel libro dell'Apocalisse a cui fa riferimento la carta.
e questa è l'ultima carta che è l'albero della vita. Quindi io ve lo consiglio caldamente, potete anche utilizzarlo come faccio io insieme all'oracolo delle porte, dove l'oracolo delle porte, come dire, dà più l'idea di aiutarci a capire cosa si sta aprendo davanti a noi, mentre questo è più anche utile per capire bene il nostro passato e il nostro presente, oltre al futuro ovviamente. Però insomma a me l'idea della porta dà l'idea di una porta che si apre, quindi qualcosa che sta arrivando, mentre questo diciamo può essere utilizzato molto più facilmente per vedere anche, esplorare il presente e capire il nostro passato. Bene, spero che questo video sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete questo mazzo e come vi trovate. Vi invito a mettere il like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!